Ben ritrovati! Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo atterrati qui a Shanghai 2 giorni fa. Il volo è andato tutto bene, abbiamo già mangiato asiatico con un po' di riso piccantino in volo. Siamo scesi qui, abbiamo preso la metro, dopo aver installato tutte le app. Non è stato particolarmente difficile e abbiamo attraversato tutta Shanghai da un aeroporto all'altro pagando solo €1 di corso della metro. Quindi di ritorno a Shanghai iniziamo a visitare la città. Non sapete che soddisfazione, tu apri l'app, QR code, passi e sei dentro la metro, ovviamente dopo i controlli del bagaglio. Ci siamo quasi al primo punto di destinazione, stiamo andando proprio qui, alla Shanghai Tower. Da giù è immensa, è altissima e noi saliremo fino al 118° piano. Abbiamo i biglietti. Siamo entrati super puntuali, il biglietto diceva dalle 16:30 e siamo qui 4 minuti dopo, dentro. Abbiamo fatto la coda. E qui c'è una prima presentazione della storia dei palazzi, sì, del mondo. Qui, a differenza di altri paesi asiatici che sono stati visitati in precedenza, non si fanno tanto problemi a fare chiasso nei ambienti chiusi, nella metro, sono un po' più fratelli a noi. Si scende per salire. Cosa ci insegnano i pirati dei Caraibi? 各位来宾，欢迎光临上海之巅观光厅。Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai Tower. 现在您所搭乘的电梯是目前世界上最快的超高速电梯。Now we are taking the world's fastest high-speed elevator. 电梯最快速度可达每秒18米。Fastest speed is 18 meters per second. 仅55秒便可到达上海之巅观光厅。In only 55 seconds, we will reach Observatory of Shanghai Tower. 118层到了，祝您参观愉快。We have arrived at 118th. Dio, cosa abbiamo davanti a noi? Siamo tra le nuvole. C'è proprio il fiume che ci passa attorno alla torre. Qui c'è una parte e qui c'è l'altra. Wow! Non è vero che si arrivava fino al 118°, qui c'è il piano bonus. Niente, sul piano 119 c'è il ristorante e il bar, quindi solo ristorazione. Mi sa che abbiamo chiuso qui la visita. Finalmente è arrivata la sera, guardate che casino, questa è la Nanjing Road, è solo pedonale.
sono tanti bei negozietti tipici qua, ma dove ci sono tanti turisti di solito ci sono anche gli scammer. In pratica questo qui va a chilo, quindi tutto il fritto che vuoi a chilo. Ho una fame, ma non so veramente cosa prendere, anche come prenderlo, non so cosa dirgli. Mi sono finalmente deciso, ho preso qualche fritto e qualche raviolo, speriamo siano buoni. This, this one. And this one. Quello che ho preso prima non era il massimo, però mi è venuta voglia di dolce e ho preso questa gelatina con un po' di ingredienti, sia frutta, cose essiccate sopra. Ma quanto casino c'era anche lì dentro, non si capiva nulla. Comunque quella gelatina con tutti gli ingredienti sopra, non so se magari ho fatto io male il mix. Mangiabile, ma non la riprenderei. Cioè, ma li avete visti i LED della Shanghai Tower? Bellissimo, ci sono un sacco di ghirigori. Noi non abbiamo una corrispondenza in Europa, non esiste. E questa cosa qui l'hanno fatta in 30 anni. Se ci voltiamo però non verso il fiume ma dall'altra parte, ci sono tutta una serie di edifici dall'architettura sembra britannica, adesso vi faccio vedere. Questi giorni la costante è più l'apparenza e più rispetto ad altri paesi, magari anche come l'America, dove puntano tantissimo ad attirare, però dopo nella sostanza c'è poco. E i cinesi lo fanno in ugual modo. Ma quanto sono belle le vie pedonali, perché noi non lo facciamo più spesso? Questa è proprio una via immensa pedonale, è così piacevole passeggiare qui. Alla fragola. Wow! Siamo appena arrivati davanti all'ingresso del giardino del Mandarino Yu. Pensavamo non fosse possibile entrare oggi perché online non è più possibile comprare i biglietti, però dalla biglietteria è possibile. Pensate, questo giardino botanico tipico cinese è stato costruito nel 1577. Biglietto fatto, questa volta non è servito nemmeno il passaporto.
Si sente l'effetto che sotto il verde è meno caldo, c'è una bella differenza. Qui ci sono le tipologie dei desideri, dall'università, la salute, sogni in generale, la carriera, e poi si prende qui. Ma che bella postazione chill che abbiamo qui. Queste penso siano le famose sputacchiere. Emozione, la prima sputacchiera del viaggio. Quanti bei scorci dove fare tante belle fotine. Tartarugona, dove vai? Ma abbiamo trovato un'oca cinese, che carina! Devo ammettere che questo posto è stato costruito così bene che sembra finto. Indovinate di cosa sono fatti questi animali? Sono tutti di cioccolato! Mamma, comprami una frittella! Buon appetito! Che bello che in Asia ti sazi veramente con poco, 3-4 euro, e poi prendi un bibitone, watermelon stavolta, va giù tutto. Ma voi siete curiosi quanto me di sapere il menù cinese del McDonald's? No, non sembra esserci qualcosa di interessante, esotico, a parte questa coppetta di mais. C'è una forte probabilità che la sezione sul sacro di questo video verrà purtroppo rimossa, perché i templi a quest'ora, non pensavo, perché qui mea culpa, sono già tutti chiusi. Adesso proviamo, siamo davanti al Jiang Temple, ma molto probabilmente sarà già chiuso anche questo. Questa volta siamo stati fortunati, a differenza del tempio di Giada. Qui è aperto ancora un'ora, quindi facciamo un giro di perlustrazione. Ma secondo voi, io adesso vi faccio una domanda, ma l'offerta libera obbligatoria ha senso? Perché ci hanno fatto pagare 6 euro, però vabbè, 50 renminbi. Approfittiamo comunque del tempo rimasto. Io direi che per questo video su Shanghai è tutto, siamo stanchi ancora dalla giornata precedente e stanotte ci aspetta il treno notturno che ci porterà in un'altra città cinese, ma questo lo racconteremo in un altro video. Intanto vi saluto, ciao ciao! Mettetevi comodi che oggi il biglietto lo offro io! Puoi scaricare l'app e puoi vedere quanta gente c'è in coda.
che si chiamano Erasmus!